Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Black Tarot. Questo è un mazzo che io obiettivamente non ho mai usato sul canale sino ad ora, ma è un mazzo che vi posso assicurare è assolutamente meraviglioso. Mazzo ovviamente contenuto anche all'interno di un cofanetto, come potete vedere, veramente molto comodo, ma anche, vi ripeto, molto bello. Dal mio punto di vista chiaramente sono unici questi arcani, e in particolar modo appunto questo mazzo appunto della Williams, però purtroppo non ha una versione in italiano. Difatti io li ho acquistati già diverso tempo fa direttamente dagli Stati Uniti. Questo è un mazzo che ci riporta al contatto diretto con gli antenati, con tutti quegli elementi iconografici di conoscenze ancestrali, poi gli archetipi junghiani, che la Williams ha tratto dalle pratiche spirituali e dalla tradizione africana, dai nativi e dalle popolazioni indigene. Ne ha tratto messaggi, consigli, immagini che ci permettono di approcciare ad una stesa, facendoci accompagnare nella lettura tarologica proprio dagli spiriti guida. Quindi spiriti guida e antenati che fanno parte della tradizione afroamericana. Ve ne avevo già parlato, soprattutto per esempio in occasione del voodoo, del candomblé. Di conseguenza questi spiriti guida, questi antenati, queste immagini ancestrali guideranno e ovviamente arricchiranno una stesa tarologica. Come poi potete vedere, ovviamente ci sono e sono ben rappresentati 4 elementi, quindi baskets, knives, coins e wands, rispettivamente cuori, picche, denari e bastoni. Ma abbiamo anche altri 2 protagonisti che sono ben rappresentati in ogni singola carta: l'acqua e la luna, in particolar modo le fasi lunari. L'acqua ricopre la maggior parte della terra e anche il corpo umano è composto per la maggior parte proprio di acqua. Nulla esiste senza l'acqua. L'acqua permette la vita. L'acqua permette che tutto nasca e cresca, che tutto si sviluppi. Tra l'altro anche in molte pratiche spirituali, divinatorie, africane e indigene, l'acqua è un elemento essenziale, in particolar modo per purificare delle energie e alleviare le tensioni. E l'acqua dunque anche in questo mazzo viene vista come una sorta di scrigno di ricordi, messaggi, significati e significanti ancestrali che aiutano notevolmente alla lettura. E infine abbiamo appunto parlato della luna o delle fasi lunari, che ci riporta ovviamente al potere e alle energie femminili, di fertilità e concepimento, intuizione e spiritualità, fasi di sviluppo e cambiamento, sensualità, passioni, emozioni, sensitività e trasformazioni, sia fisiche che interiori. Anche in questo caso, come per quanto riguarda l'acqua, molti rituali tenevano e tengono conto delle 4 fasi lunari, appunto luna nuova o novilunio, la luna crescente, luna piena o plenilunio e la luna calante, per poter appunto usufruire di potenti energie o scongiurare una scarsa connessione alle forze universali. Come avrete dunque capito, questo mazzo è estremamente affascinante, ragazzi, da ogni punto di vista, da un punto di vista iconografico sicuramente, ma anche e soprattutto da un punto di vista operativo. Ossia prevede numerosissimi tipi differenti di stese, con 2 carte, 3 carte, 4 carte, addirittura appunto da 1 carta a 12 carte. E ovviamente anche a doppia variante. Ebbene sì. Dunque con questo mazzo io realizzerò sul canale sia video a una stesa che anche video a 2 varianti. Ormai chi mi segue da tempo, voi sapete che io amo seguire la tradizione. E dato che ogni mazzo ha le sue proprie specifiche tipologie di stese, ad ogni mazzo corrisponde un tipo diverso o più tipi diversi di stese, ecco io mi atterrò, come già mi attengo per ogni mazzo,
alle diverse tipologie di stese che appunto appartengono anche a questo meraviglioso mazzo, i Black Tarot. Di conseguenza, vi ripeto, con questo mazzo conoscerete anche molte nuove modalità di stese tarologiche, me ne vedrete fare diverse, grazie proprio alla straordinaria intelligenza e alla tradizione spirituale afroamericana che ci regalano questi meravigliosi arcani. Allora, in questa stesa userò un metodo a 5 carte che può apparire simile alla croce semplice nella disposizione delle carte, ma che in realtà approfondisce la questione in maniera differente e prevede appunto un'analisi differente di vari aspetti, in questo caso della vostra vita. Quindi andremo ad analizzare il vostro prossimo futuro per quanto riguarda la carriera, quindi la professione, le finanze, quindi l'aspetto economico, meramente economico, l'amore, quindi le relazioni sentimentali, le amicizie, le relazioni familiari e il benessere spirituale. Dunque, per chiunque si sia sintonizzato appunto su questo video, per il principio di sincronicità, cerchiamo dunque di capire nel prossimo futuro che cosa vi aspetta da un punto di vista completo e complessivo in vari ambiti della vostra vita, quindi ambito professionale, strettamente economico per quanto riguarda appunto l'amore, le amicizie, eventuali nuove conoscenze, familiari e in particolar modo anche ovviamente il vostro benessere spirituale. Allora, io inizio appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo, tra l'altro come potete vedere sono appunto carte particolarmente grandi ma anche ben fatte perché sono plastificate veramente in maniera eccellente e quindi nonostante chiaramente l'uso ovviamente ripetuto sono carte che resistono veramente al tempo e poi vi ripeto sono molto grandi quindi permettono di essere capite, comprese, permettono di creare proprio un'atmosfera esotica, magica per quanto riguarda proprio questo meraviglioso mazzo. Concentriamoci però ora sulla stesa, quindi il mazzo ha stesa di 5 carte, cerchiamo dunque di capire per chiunque si sintonizzi su questa stesa a una sola variante il prossimo futuro, i vari ambiti, gli ambiti ovviamente principali più importanti della vita di un individuo, quindi amore, equilibrio spirituale, amicizie, denaro, professione e famiglia. Vediamo un po'. Perfetto. Allora. Allora, io lascio il mazzo in questa posizione. Come vedete le ho anche posizionate in maniera diversa rispetto appunto alla croce semplice, quindi sono partita da questa posizione per arrivare appunto alla seconda, terza, quarta ed infine quinta posizione, quindi anche sin da subito obiettivamente nella disposizione appunto di questi meravigliosi arcani si può comunque notare la differenza appunto rispetto alla croce semplice. Nella prima posizione, quindi in questa posizione abbiamo la carriera, quindi l'ambito strettamente professionale. In questa seconda posizione abbiamo le finanze, quindi l'ambito strettamente economico, appunto finanziario. Posizione centrale ovviamente il cuore, quindi l'amore, le relazioni ovviamente sentimentali. Posizione ovviamente altrettanto importante, quarta carta, quindi le amicizie, l'ambito familiare, eventuali altre conoscenze ed infine ovviamente ultima carta in posizione ovviamente più alta è il nostro benessere spirituale. Iniziamo dunque con la prima posizione, quindi la carriera, quindi tutto ciò che riguarda appunto il vostro futuro, l'immediato futuro ragazzi o comunque
a seconda delle tempistiche ovviamente identificate dall'arcano in questione, come procederà appunto il vostro aspetto professionale, quindi nel caso in cui vogliate in qualche modo avere una certa carriera. Direi proprio di sì. Qui abbiamo il 9 di denari. Ragazzi, partiamo con una carta meravigliosa. Allora, il 9 di denari, ragazzi, è una carta molto bella, perché è una carta che ci parla di successo. Il 9 di denari ci parla di abbondanza, ci parla di successo, ci parla di frutti che vengono effettivamente raccolti, quindi abbiamo una situazione completamente appagante. Il consultante si sente assolutamente appagato, si sente in qualche modo sufficientemente appagato da tutto ciò che ha e da tutto ciò che ha raggiunto sino ad ora. Il 9 di denari ci parla dunque di benessere, ci parla dunque di una situazione confortevole e confortante per il consultante. Ci parla della creazione di basi importanti per quanto riguarda appunto il vostro futuro, proprio perché vi sentite, diciamo, e vi sentirete maggiormente con le spalle coperte. Quindi vivrete sicuramente delle situazioni molto positive che vi permetteranno appunto di poter godere a livello proprio pratico, ragazzi, perché qui parliamo appunto di denaro. A livello appunto materiale godrete di un momento di grande, non direi proprio fortuna, perché il 9 di denari non ci parla di un aiuto da parte del karma, ma comunque di un lavorare sodo che in qualche modo vi ha portato e vi porterà ad avere delle soddisfazioni. Il 9 di denari arriva direttamente dall'8 di denari, che rappresenta appunto la carta del lavorare in maniera anche quasi incessante, ma comunque che poi porta sicuramente a dei grandi benefici. Quindi vi ripeto, il 9 di denari ci parla di prosperità, ci parla di comfort, ci parla, vi ripeto, di successo e di risultati che arrivano dopo, vi ripeto, un duro lavoro. Quindi in realtà siete in grado completamente e sarete assolutamente in grado di badare a voi stessi. Vedete questa coppia che comunque vive nell'opulenza e che in qualche modo dispone di tutti quei mezzi basilari ovviamente per poter sopravvivere e vivere decentemente. Il 9 di denari ci parla sicuramente, vi ripeto, di un percorso, cioè ovviamente nulla vi è stato regalato con il 9 di denari, perché ci parla sicuramente di un successo, vi ripeto, ottenuto grazie comunque a lavorare sodo, quindi nulla vi è stato regalato. Il 9 di denari ci parla di effetto, di conseguenza, cioè tutto ciò che voi in passato e ovviamente anche nel presente avete in qualche modo cercato di portare avanti, di far crescere, ecco, avrà buon esito. Cioè vi ripeto, il 9 di denari ci parla proprio del buon esito di un'impresa, della conferma per esempio delle vostre capacità, di riconoscimenti e di successo, ma è tutto ciò che vi siete meritati, oltre è veramente tutto ciò che voi potreste mai desiderare. Quindi nel caso in cui voi possiate aver avuto anche dei problemi in ambito professionale per quanto riguarda il non essere del tutto soddisfatti del riconoscimento dei vostri sforzi fatti sino ad ora, ebbene in futuro ci saranno. Quindi non dovete assolutamente preoccuparvi, perché tutti gli ostacoli, anche persone negative che in qualche modo possono avervi contrastato proprio perché magari gelose, invidiose delle vostre capacità, verranno comunque messe da parte. Quindi il 9 di denari è una carta molto, molto, ragazzi, positiva. I risultati ci saranno e sicuramente voi vivrete un momento di grande apice con realizzazioni e conquiste. Il 9 di denari però ci parla anche di un'espansione, ovviamente verso il 10 di denari, che ci parla appunto dell'arrivare veramente ad un giro di boa. Quindi voi potreste addirittura decidere, poiché appunto vi sentirete assolutamente in potere e quindi anche assolutamente capaci, potreste appunto decidere di mettervi in proprio o comunque di lavorare in maggior autonomia. Quindi ci potrebbero essere delle promozioni, ovviamente anche sancite da entrate economiche, quindi potrebbero esserci per esempio dei premi produzione o comunque un aumento di stipendio. Quindi il 9 di denari ci parla di affari ben ovviamente riusciti, nel caso in cui appunto voi già lavoriate in proprio sicuramente
verrà riconosciuta la vostra attività, avrete una maggior clientela, di conseguenza gli affari procederanno molto bene e ovviamente, vi ripeto, c'è un'espansione ovviamente già avviata verso il futuro, che vi permetterà proprio di arrivare appunto al 10 di denari, quindi al massimo del successo e ovviamente del riconoscimento. Quindi ci saranno sicuramente, per esempio, degli investimenti particolarmente vantaggiosi e fruttuosi. Potreste essere anche impegnati, per esempio, nell'acquisto di terreni piuttosto che di immobili, acquisti che procederanno in maniera assolutamente positiva. Nel caso in cui voi appunto abbiate una attività, vi ripeto, sarà un'attività che nei prossimi mesi prevederà un grande incremento per quanto riguarda la clientela ed il capitale. Quindi, vi ripeto, si parla di introiti, si parla di vendite ben ovviamente riuscite, quindi non svenderete per esempio la vostra casa piuttosto che appunto un terreno, un fabbricato. Il 9 di denari ci può parlare però anche di un'eredità che potrebbe appunto arrivare dando però a voi sicuramente la fetta maggiore. Ci parla di rendite, ci parla di somme che possono essere ricevute tramite appunto un intervento legale, quindi in qualche modo potreste anche vincere delle cause. Quindi sarà un periodo di grandi gratificazioni e di transazioni finanziarie positive. Il 9 di denari però ci parla anche di viaggi, quindi potreste per esempio anche per lavoro, per affari, decidere appunto di compiere un viaggio, comunque uno spostamento, dove potreste incontrare persone nuove, quindi nuove conoscenze, nuove amicizie e potreste ricevere appunto buone notizie, buoni consigli riguardanti ovviamente l'ambito economico. Quindi vi ripeto, sicuramente il 9 di denari ci parla di riuscita, una riuscita che avrà sicuramente i propri ottimi risultati anche in futuro. Quindi vi ripeto ragazzi, in ambito professionale veramente godrete nei prossimi mesi di situazioni molto positive, quindi realizzazione, riconoscimenti, successo. Conquisterete finalmente quella posizione a cui avete sempre ambito. Quindi è una carta di compimento, vi ripeto, di realizzazione. Vi sentirete con le spalle coperte, finalmente si renderanno conto del vostro valore. Vi ripeto, parla anche di grande movimento di capitali, oppure anche di viaggi, di nuove avventure che ovviamente procederanno e partiranno, però sicuramente da un discorso di tipo professionale. Quindi potreste avere anche delle ottime notizie da un punto di vista sentimentale, ma vi ripeto, a seguito di viaggi, però che hanno come origine la vostra professione. Quindi i vostri sogni, i vostri ideali troveranno piena realizzazione. E vi ripeto, finalmente in ambito professionale si renderanno conto del vostro valore. Quindi ci sarà una forma di carriera? Assolutamente sì. Potrebbero esserci anche degli introiti? Assolutamente sì. Potrebbe esserci un aumento di stipendio? Certamente sì. Quindi potreste anche, per esempio, ottenere delle mansioni diverse che però chiaramente andranno a sottolineare la vostra importanza, per esempio, rispetto ad altri colleghi facenti parte, ad esempio, dello stesso gruppo professionale. Quindi ci saranno premi, ci saranno riconoscimenti, ci saranno comunque delle nuove nomine che vi porteranno ad arrivare lì dove voi avete sempre sperato di arrivare. Quindi ci parla di un cambiamento che però guarda anche verso il futuro. Parliamo però, ragazzi, sicuramente di denari. Voi sapete che i denari rappresentano comunque degli arcani piuttosto lenti. Quindi questa situazione ovviamente di maggior positività, anzi direi di grande positività, non avverrà domani. Sicuramente entro le prossime settimane, entro i prossimi mesi, voi inizierete a notare dei miglioramenti, fino a che, vi ripeto, arriverete ad un vero e proprio apice. Quindi promozioni, nomine, aumenti, di stipendi ovviamente, magari anche di mansioni, ma la cosa non vi peserà, proprio perché, come vi ho appena detto, il 9 di denari arriva direttamente dall'8 di denari,
che ci parla comunque di una persona che ha lottato, che comunque ha lavorato, che comunque ha dato tanto per ottenere ciò che avrà in futuro. Vi ripeto, con uno sguardo anche molto positivo per quanto riguarda il futuro, appunto. Quindi tutti i progetti che voi in qualche modo avete intrapreso avranno grande successo ed emergerà, vi ripeto, la vostra figura rispetto, per esempio, ad altri collaboratori. E potreste anche, vi ripeto, decidere di mettervi in proprio, perché il 9 di denari, per esempio, per quanto riguarda l'amore, ci può parlare dei single che comunque godono tranquillamente e felicemente della loro appunto situazione da single, condizione da single. Ecco, per quanto riguarda ovviamente l'aspetto professionale, voi potreste trovarvi sicuramente avvantaggiati, anche lavorare meglio, dare anche di più, quindi sentirvi anche più sereni, più tranquilli in ambito professionale, decidendo appunto di lavorare ovviamente dipendendo unicamente da voi stessi. Perché proprio il 9 di denari parla sicuramente di un riconoscimento, ma potreste appunto anche a questo punto decidere di mettervi in proprio con partita IVA o comunque appunto di ritagliarvi maggior spazio per poter essere più indipendenti e autonomi rispetto appunto ad altri colleghi o comunque in riferimento a vari progetti professionali che potrebbero appunto prendere corpo. Ecco, a questo punto arriviamo a questa posizione che appunto ci parla delle finanze, quindi dell'aspetto meramente economico, ovviamente del vostro prossimo futuro. Vediamo che cosa vi aspetta da un punto di vista appunto strettamente materiale. E qui abbiamo l'8 di denari, lo abbiamo appena nominato. Allora, l'8 di denari ci parla proprio appunto, come vi ho appunto detto, di chi si è impegnato tanto. Evidentemente ragazzi voi vi siete proprio impegnati tanto, per arrivare ad un dato risultato. Quindi l'8 di denari ci parla di investimenti che ovviamente voi noterete essere appunto fruttuosi, ve l'ho detto appunto con il 9 di denari, imprese che verranno portate a termine positivamente, ma perché avete lavorato sodo e vi siete impegnati seriamente. L'8 di denari ragazzi ci parla di sforzi premiati, di un successo riconosciuto, assolutamente sì, ma ovviamente a seguito di un grande impegno. Quindi l'8 di denari ci parla di una situazione di grande equilibrio, quindi anche da un punto di vista finanziario, per quanto riguarda proprio le entrate monetarie, diciamo, meramente economiche, vivrete sicuramente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, una situazione di grande equilibrio. Una situazione che, come vi dicevo poco fa con il 9 di denari, vi farà sentire appagate, comunque felici. L'8 di denari, ragazzi, non necessariamente parla di ricchezza, ma parla comunque di entrate che possono permettervi di sentirvi, come vi dicevo con il 9 di denari, appunto, con le spalle coperte. Vivere una vita dignitosa. Quindi ci parla comunque di sforzo, ci parla di applicazione, ci parla di progetti che sono stati portati avanti da parte vostra con lealtà, fedeltà e disciplina. Qui ci sono molte prove che voi andrete a superare, anche molti esami per ovviamente chi è ancora impegnato, per esempio, nello studio o per chi appunto è impegnato, per esempio, in un master piuttosto che in un corso di aggiornamento. Quindi l'8 di denari ci parla e ci conferma il 9 di denari, ci conferma una carriera brillante, delle porte che si aprono davanti a voi, ma ovviamente partendo da un vostro importante impegno. L'8 di denari ci parla di destrezza, ci parla di intelligenza, ci parla di abilità. Quindi sicuramente, vi ripeto, non vi è stato regalato niente, ragazzi. Quello che vi ho detto all'inizio con il 9 di denari ve lo vado a confermare. Tutto ciò che voi avrete e lo otterrete, ve lo posso assicurare, sarà perché ovviamente ve lo siete assolutamente meritato. Ovviamente però parliamo dell'8 di denari, quindi come vi ho detto anche per il 9 di denari, le tempistiche non sono sicuramente veloci, quindi non stiamo parlando di domani, dopodomani, tra una settimana. Qui parliamo sicuramente di tempistiche che vanno anche oltre i 2-3 mesi, ma in questi 2-3 mesi voi vedrete sicuramente un aumento importante o comunque considerevole delle vostre entrate, ma anche e soprattutto del vostro riconoscimento in ambito professionale e dunque anche sociale.
L'8 di denari, esattamente come il 9 di denari, ci può parlare dunque di comunque eredità e anche di risparmi che in qualche modo vengono appunto fatti fruttare, nel caso in cui per esempio voi abbiate impegnato del denaro. Quindi anche in questo caso ci saranno delle buone entrate. Come potete appunto notare in questa stessa carta dell'8 di denari, vedete qui c'è una ragazza che si sta in qualche modo dedicando particolarmente a quella che è la sua grande passione, quindi anche il suo lavoro, la divinazione. Quindi è chiaro che nel momento in cui voi andrete sicuramente a dare tanto, ragazzi, a vivere il vostro lavoro con passione, con dedizione, voi avrete assolutamente tutto ciò che vi meritate. Non subito, non domani, ma arriverà. Quindi ci sarà assolutamente grande soddisfazione, ci sarà un momento di grande produttività e vi ripeto, c'è anche la possibilità di una grande carriera, ve lo dicevo con il 9 di denari. Quindi anche in questo caso rivali piuttosto che colleghi particolarmente invidiosi verranno messi da parte, perché verrà riconosciuta la vostra capacità, la vostra lealtà e fedeltà. Ragazzi, la vostra dedizione. L'8 di denari parla di dedizione. Quindi nel momento in cui voi vi impegnerete sempre in ambito professionale, riceverete esattamente ciò che vi meritate. Con regolarità, vi ripeto, con fedeltà, con attenzione, con competenza. Questo sicuramente vi porterà ad avere ciò che voi meritate. Ovviamente però sempre partendo da degli sforzi che vengono compiuti adeguatamente. D'accordo? Adesso arriviamo ovviamente alla posizione centrale che ci parla chiaramente del cuore, appunto, quindi dei sentimenti, quindi relazioni amorose, relazioni sentimentali che potreste già appunto avere o che potreste appunto in qualche modo invece creare. Vediamo un po', ma che carta meravigliosa, ragazzi, 10 di coppe. Allora, il 10 di coppe ci parla di un rapporto d'amore che o ovviamente nascerà oppure che si approfondirà e che quindi avete già in essere, ovviamente a seconda della vostra condizione sentimentale, che veramente però prenderà una piega molto importante, perché il 10 di coppe ci parla ovviamente della realizzazione massima da un punto di vista sentimentale. Quindi nel caso in cui voi siate single o comunque in cerca dell'anima gemella, in questo caso la troverete, quindi ci sarà l'incontro, troverete la persona che sin da subito vi apparrà la persona giusta, la persona più importante per voi e con la quale tra l'altro il rapporto partirà in maniera, vi ripeto, molto veloce, riconoscendo immediatamente il fatto che questa è obiettivamente la persona giusta. Quindi in qualche modo potreste addirittura sin da subito andare a convivere o comunque già immediatamente pensare di trascorrere molto tempo con questa persona. Nel caso in cui invece voi siate comunque persone già impegnate, quindi sposate felicemente, o nel caso in cui voi vogliate, per esempio, un approfondimento maggiore di una vostra relazione o di una storia che avete in essere, ebbene ci sarà. Cioè finalmente la persona che state frequentando deciderà di impegnarsi in maniera molto più importante e profonda nel rapporto. Cioè per esempio nel caso in cui voi siate semplicemente fidanzati, potreste decidere di sposarvi oppure appunto di andare a convivere, perché il 10 di coppe ci parla appunto anche di matrimonio, ci parla di convivenza, ma ovviamente ci parla di completezza. Quindi nel caso in cui voi per esempio siate comunque già sposati o conviventi, potreste decidere addirittura di avere anche dei figli, perché il 10 di coppe ci parla proprio di una storia appagante da tutti i punti di vista. Quindi voi riuscirete ad arrivare anche in questo caso ad un apice veramente importante per quanto riguarda ovviamente i sentimenti, ovviamente il cuore. Quindi il 10 di coppe ci parla di armonia, ci parla di felicità, ci parla di unione, ci parla di ambiente domestico, quindi ci parla anche di famiglia, cioè potreste proprio decidere di creare una famiglia con una determinata persona. Quindi sicuramente in questo caso
voi sarete veramente molto felici, perché chiaramente il 10 di coppe ci parla proprio della felicità massima, ci parla della felicità al cuore, ci parla di desiderio fisico, ci parla di sessualità però ovviamente ben vissuta, ci parla comunque di un amore assolutamente ricambiato, cioè voi sarete finalmente convinti che la persona che voi amate ricambia il vostro amore. Quindi il 10 di coppe dunque è un abbinamento meraviglioso che appunto unisce la potenza e il valore numerologico del numero appunto 10, che rappresenta la completezza massima, la realizzazione più assoluta, con l'elemento di coppe, che rappresenta il seme dell'amore. Quindi sicuramente con la carta del 10 di coppe inizierete a parlare di famiglia, quindi di felicità, di armonia, ci sarà grande fortuna in amore, maturità sentimentale. Ma vi ripeto, il 10 di coppe ci parla anche di casa, quindi di ambiente domestico. Perciò voi potreste addirittura decidere di cambiare casa o addirittura anche cambiare città, cambiare paese e lì trovare la persona del vostro cuore, oppure potreste decidere di trasferirvi a casa del vostro compagno, nel qual caso appunto lo abbiate, e quindi iniziare una convivenza, o lui da voi. Oppure potreste insieme decidere appunto di vivere in un altro appartamento in un'altra città. Quindi il 10 di coppe ci parla proprio di ambiente domestico, ambiente casalingo, che potreste decidere di cambiare. Ed è proprio cambiando, ed è proprio da lì che la vostra vita ripartirà. Ripartirà però sempre meglio, ragazzi, anzi, arriverete finalmente a quel giro di boa di cui vi parlavo prima, perché le carte di grado 10 parlano proprio del chiudere, ovviamente, un ciclo negativo di vita per riaprirne uno completamente nuovo. Di conseguenza, evidentemente, deciderete di iniziare una nuova vita, magari appunto in una nuova città, in una nuova casa, con il vostro compagno. Oppure, vi ripeto, il cambiare casa, il cambiare città vi permetterà di trovare l'uomo della vostra vita. Quindi, vi ripeto, il 10 di coppe è una carta meravigliosa che parla di abitazione, di focolare domestico, di armonia familiare e ovviamente di grande appagamento. Quindi grandi successi sentimentali e vi ripeto, per tutte le persone single troverete la persona giusta, finalmente per voi. D'accordo? Il 10 di coppe parla ovviamente anche di completezza per quanto riguarda l'aspetto fisico, quindi vi sentirete anche meglio, più attraenti, più belli, e questo ovviamente vi porterà a prendervi cura maggiormente appunto di voi stessi e a godere, vedete, della vicinanza anche delle persone che vi vogliono bene. Quindi potreste vivere anche da un punto di vista amicale dei rapporti molto più profondi e molto più stretti, che vi faranno stare bene, ragazzi, perché vi sentirete veramente bene. E quindi anche da un punto di vista psicofisico voi avrete dei grandi vantaggi. Ma vi ripeto, nel caso in cui appunto voi viviate una storia e vogliate finalmente convolare a nozze, qui c'è la possibilità proprio del matrimonio, ma sarà un matrimonio d'amore, non un matrimonio obbligato, d'accordo? Quindi tutto ciò che vi accadrà sarà assolutamente desiderato, ok? Quindi vi posso assicurare che tutte le crisi, le problematiche familiari verranno assolutamente superate, sarete appagate, sarete assolutamente felici di tutto ciò che avrete. Quindi anche il 10 ovviamente di coppe dà una visione assolutamente positiva di quello che è il vostro futuro. Vediamo a questo punto quest'altra posizione che appunto è inerente alle amicizie, quindi eventualmente novità, persone che in qualche modo potreste appunto andare a conoscere. E qui abbiamo la regina di bastoni, fantastico. Allora, la regina di bastoni siete voi. Voi sapete che in tarologia la regina di bastoni e la regina di coppe rappresentano la consultante, mentre appunto la regina di denari e la regina di spade rappresentano un'altra donna, un'ipotetica ad esempio rivale. In questo caso, con appunto la regina di bastoni, voi sarete il centro, il fulcro, come questo girasole meraviglioso che appunto occupa l'intero spazio di questa persona, la parte più importante di un essere umano, quindi appunto il viso, lo sguardo, il sorriso. Ecco, voi sarete il centro del vostro universo.
Cosa vi ho detto con il 10 di coppe? Che voi vi sentirete meglio, vi prenderete anche più cura di voi stessi, dell'aspetto estetico, vi sentirete più belle, più attraenti, più sensuali. Ecco, la caratteristica della regina di bastoni è la bellezza, è la sensualità e la femminilità. Quindi vi ripeto, avrete un potere attrattivo non indifferente, perché parliamo di una regina di bastoni. Voi sapete che appunto i bastoni rappresentano l'elemento fallico per eccellenza. Quindi sicuramente attirerete molte persone al vostro cospetto che in qualche modo ne saranno assolutamente folgorate. Quindi anche per quanto riguarda, vi ripeto, le nuove conoscenze, le nuove amicizie, saranno persone ovviamente in qualche modo catalizzate maggiormente al vostro aspetto estetico, alla vostra eleganza, al vostro charme, al vostro fascino, che accrescerà notevolmente appunto nei prossimi mesi o ovviamente anche nelle prossime settimane. Parliamo di bastoni che hanno sicuramente delle tempistiche molto più veloci, esattamente appunto come le carte di coppe, che ci parlano sicuramente di un miglioramento sentimentale e quindi anche di un benessere psicofisico in tempi molto più brevi, perché appunto parliamo di bastoni e di coppe, quindi tra qualche giorno ma anche tra qualche settimana inizierete dunque a sentirvi meglio, ad avere anche maggior corteggiatori che in qualche modo potrebbero stuzzicare la vostra curiosità, quindi miglioramenti molto più veloci rispetto chiaramente ai miglioramenti da un punto di vista economico e professionale, ma ragazzi questo chiaramente è logicamente deducibile, d'accordo? Ci saranno, vi ripeto, dei grandi cambiamenti e tantissimo successo, ovviamente da un punto di vista professionale e economico, sicuramente con una maggior lentezza. Per quanto riguarda invece le nuove conoscenze e l'amore, qui c'è obiettivamente un andamento un po' più veloce e questo sicuramente è maggiormente benaugurale per voi. Quindi vi ripeto, questa regina di bastoni sicuramente saprà attrarre tante persone a sé, quindi ci saranno tante persone veramente molto affascinate, ma non solo dal vostro aspetto estetico sicuramente, ma anche dalla vostra maturità, perché la regina di bastoni è sicuramente una donna serena, una donna matura, è una donna anche fedele, quindi è una donna onesta, generosa, è una donna che preferisce in qualche modo sposare una visione più ottimistica della vita, quindi nel qual caso in cui voi arrivaste da un periodo pesante, sicuramente riuscirete a lasciarvi alle spalle la negatività del passato, assolutamente sì. La regina di bastoni ha una caratteristica fondamentale, l'autocontrollo. Quindi sicuramente voi riuscirete anche a vincere la negatività del passato, gli ostacoli e i nemici del passato, perché è una regina. Quindi la regina di bastoni vince, ha potere, è seduta su un trono, anche se per esempio non in questo mazzo. Quindi in realtà, vi ripeto, voi finalmente, anche proprio in base a tutto quello che vi ho detto sino adesso, vi sentirete meglio, in potere, in controllo e quindi avrete sicuramente la possibilità di vincere contro ulteriori rivali, anche, perché no, in amore. La regina di bastoni è anche l'amica fedele, quindi potreste diventare anche la consigliera per eccellenza di persone che vi circondano, potreste avere nuove amicizie, persone che saranno molto interessate ai vostri consigli, perché ovviamente capiranno il vostro valore e la vostra maturità. D'accordo? Quindi voi emergerete, vi ripeto, non solo per la vostra sensualità, ma anche per la vostra dolcezza, per la vostra tenerezza, cioè voi andrete a riscoprire un lato di voi che probabilmente avete tirato fuori poco sino ad ora. Forse anche quel lato materno, la regina di bastoni può essere già madre e che quindi sicuramente vi permetterà di essere ancora più apprezzata e stimata, ovviamente, dalle persone che vi circondano. La regina di bastoni è una donna paziente, è una donna buona, è una donna generosa, ma è anche una donna, parliamo appunto di bastoni, molto passionale, è una donna focosa, è una donna che sa dare tanto anche da un punto di vista erotico, quindi perché no? Di conseguenza riuscirete a scoprire anche magari maggiore interesse nei confronti per esempio dell'erotismo o comunque nei confronti dell'amore, della sessualità. Quindi vivrete veramente un periodo di grande successo, dovuto però ovviamente anche alla vostra volontà, perché parliamo di una regina, quindi di una donna che
che comunque ha lottato, come vi dicevo anche con l'otto di denari, per arrivare lì esattamente dov'è. Parliamo di bastoni, quindi ci parlano di movimento. Di conseguenza potreste, come vi avevo detto anche con l'8 e il 9 di denari in particolare, effettuare appunto un viaggio oppure uno spostamento, come vi dicevo con il 10 di coppe, quindi potrebbe esserci appunto in vista un trasloco, un cambiare casa, un cambiare città, ed è proprio da lì, a mio avviso ragazzi, che veramente rinascerà tutto. Ok? Allora, adesso arriviamo all'ultima posizione, che appunto ci parla del benessere spirituale, quindi come ovviamente affronterete da un punto di vista psicofisico ovviamente i prossimi mesi da un punto di vista spirituale e ovviamente interiore, ovviamente chiaramente elemento fondamentale per chiudere una stesa che è sicuramente molto bella. Allora, e qui abbiamo la ruota di fortuna. Allora, fasi, vedete? Fasi lunari. Sicuramente la ruota di fortuna ci parla di momenti ciclici, quindi potreste ancora andare incontro a qualche difficoltà, ma ovviamente verrà immediatamente surclassata da momenti di positività. La ruota di fortuna ci parla di non proprio alti e bassi, perché alti e bassi riguardano maggiormente la carta dell'appeso. La ruota di fortuna ci parla di momenti in cui vedrete in qualche modo procedere velocemente la vostra nuova vita e quindi il vostro successo, a momenti in cui magari noterete del rallentamento, ma la ruota di fortuna parla comunque di successo. Quindi ostacoli superati, nonostante potrebbero in qualche modo appunto sul vostro cammino magari essercene degli altri, ma vi ripeto verranno assolutamente vinti, proprio perché la ruota di fortuna ci parla di una ruota che gira, quindi momenti positivi che vengono in qualche modo intervallati da piccoli momenti di ostacolo che poi vengono appunto ripresi immediatamente e rivinti proprio da momenti di grande positività. La ruota di fortuna ci parla anche di cambiamenti, appunto di trasformazioni. Vi ripeto, a volte veloci, a volte sicuramente un po' più rallentati. Ci sono delle svolte fondamentali, anche volute dal karma, perché la ruota di fortuna è uno di quegli arcani che ci parla proprio del non intervento necessario da parte del consultante, ma comunque di una mano da parte del karma. Quindi molto spesso ci saranno, nei prossimi mesi, delle occasioni che voi dovreste in qualche modo cogliere, che voi andrete a cogliere, e che vi permetteranno di vivere dei momenti di grande positività. Questo per quanto riguarda tutti e quattro ovviamente gli ambiti di cui abbiamo trattato sino ad ora. Vi ripeto ragazzi, le stese ovviamente non sono create, quindi gli arcani non sono posizionati a caso, ok? Quindi ovviamente in questo caso la ruota di fortuna e l'aiuto del karma che vedete sovrasta tutti gli altri 4 ambiti della vostra vita, quindi l'ambito sentimentale, l'ambito economico, finanziario, professionale, amicale, familiare. Quindi in questo caso sicuramente sì, sarete voi a dare una grossa mano al vostro destino, ve l'ho detto con l'8 di denari e con la regina di bastoni, ma anche il karma ovviamente ci metterà del suo. Quindi potreste per esempio avere l'intuizione giusta, che però verrà appunto a livello professionale gestita nel momento giusto, grazie appunto all'aiuto del karma. Oppure potreste fare l'investimento giusto, casuale, e che poi vi porterà appunto grandi guadagni o un'eredità che non vi sareste per esempio mai aspettati di ricevere. Oppure potreste fare l'incontro sentimentale giusto al momento giusto, potreste trovare l'appartamento giusto in cui appunto decidere finalmente di trasferirsi. Quindi in realtà la ruota di fortuna ci parla proprio di un destino che andrà ad aiutare sicuramente la consultante. Però ovviamente partendo da una base, perché vedete che la base della stesa comunque è data dalla presenza del grande lavorio da parte del soggetto e del consultante, quindi da parte vostra. D'accordo? La ruota di fortuna comunque ci parla di ciclicità, quindi alternanza di momenti positivi a momenti più negativi, ma questo sicuramente non andrà a turbare
il vostro successo, perché vi ripeto, qui ci sono carte bellissime, è difficile che effettivamente ci siano stese così belle. Questa è una stesa straordinariamente positiva, quindi chiaramente per tutti coloro che si sintonizzano appunto su questo video per il principio di sincronicità, sicuramente avranno dei momenti di grande sorpresa, di grande aiuto da parte del karma, ma anche e soprattutto di grandi riconoscimenti e successi nei vari ambiti della vostra vita. E vi ripeto, voi riuscirete a sfruttare appieno questi momenti, quindi i momenti in cui voi vi sentirete maggiormente fortunate, quindi approfitterete di questi momenti appunto di fortuna. La ruota di fortuna ci parla anche, vi ripeto, di notizie inaspettate, di incontri inaspettati, dell'arrivo improvviso di una persona nuova nella vostra vita, quindi sicuramente di situazioni che dal vostro punto di vista possono essere incontrollabili, quindi tutto ciò che può rappresentare la casualità, ma che sicuramente vi renderà particolarmente felici. Per quanto riguarda le tempistiche della ruota di fortuna, le tempistiche sono sicuramente veloci. La ruota di fortuna ci parla sicuramente di qualche giorno, massimo 2-3 mesi, ok? Cosa che obiettivamente ben si abbina a quello che vi ho detto sin d'ora, anche con l'8 di denari e il 9 di denari. Quindi ci sarà una maggior velocità per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e una maggior lentezza per quanto riguarda l'aspetto economico e professionale, ma in questo caso comunque vi ripeto che entro 2, 3, 4 mesi al massimo sicuramente vedrete degli enormi passi avanti, delle progressioni importanti nei vari ambiti più importanti della vostra vita. Quindi vi ripeto, sul piano affettivo ci sarà sicuramente l'incontro determinante per le persone ovviamente single, o comunque ci sarà un matrimonio, una convivenza o addirittura appunto nozze o appunto figli con una persona che già state frequentando. Da un punto di vista professionale ci sarà veramente il momento della riscossa, per cui finalmente tutti i vostri sforzi e tentativi verranno ripagati, anche da un punto di vista pecuniario. Da un punto di vista finanziario potreste appunto fare quel investimento giusto, investimento corretto, e quindi per esempio si può parlare anche di guadagni importanti, transazioni commerciali favorevoli. Da un punto di vista appunto spirituale e psicofisico, qui c'è sicuramente il pieno recupero ovviamente della vostra vitalità interiore, del vostro aspetto emotivo. Quindi vi ripeto, le vostre energie saranno sicuramente maggiormente improntate alla cura di sé, deciderete di prendervi cura di voi stessi, magari dedicarvi maggiormente, vi ripeto, o al vostro aspetto estetico o comunque per esempio a cercare di curare, di lenire appunto tutte quelle patologie che per esempio potreste aver trascinato per molto tempo. Quindi deciderete di aiutarvi e questo è fondamentale, ragazzi, cioè metterete appunto, come vi dicevo con la regina di bastoni, finalmente voi al primo posto, voi al centro del vostro universo. E questo sicuramente vi darà sicuramente grandi soddisfazioni. Al di là, vi ripeto, dell'alternanza ciclica di momenti maggiormente positivi a momenti magari di maggior difficoltà, che pur ci saranno, questo sicuramente, ma vi ripeto, questa è una stesa bellissima che ci parla di successo, di riconoscimenti e anche evidentemente di realizzazione sentimentale, perché no, dell'arrivo del grande amore. La stesa dunque finisce qui, una stesa bellissima, ben augurale. Io ragazzi ve lo auguro con tutto il mio cuore, che possiate appunto trascorrere le prossime settimane, i prossimi giorni, i prossimi mesi con tutta questa positività. Ricordate ragazzi questa meravigliosa immagine di regina di bastoni, mettete voi al centro del vostro universo, perché come dico sempre, voi meritate, come tutti noi, la felicità. D'accordo? Di conseguenza, buona fortuna!